Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi cercherò di spiegarvi in maniera molto semplice e veloce quali sono le caratteristiche di un filo trecciato, spiegandovi la differenza fra 4 e 8 capi e soprattutto facendovi capire perché dobbiamo utilizzare il trecciato in alcuni tipi di pesca e quali sono le migliori marche che possiamo trovare sul mercato. Per cominciare, il trecciato, a differenza del filo di nylon o del fluorocarbon, non è costituito da un unico elemento, bensì da diversi elementi intrecciati insieme che vanno a costituire il filo stesso. Per questo motivo il trecciato ha alcune caratteristiche molto particolari che lo rendono indispensabile quando affrontiamo alcuni tipi di pesca, tra i quali lo spinning. Per prima cosa, il trecciato è un filo quasi completamente privo di elasticità. Questo fa sì che anche se peschiamo a centinaia di metri di distanza siamo in grado di sentire l'esca o di ferrare un pesce senza alcun tipo di problema, cosa che sarebbe impossibile con un filo di nylon. Inoltre il trecciato non ha una memoria. Come vedete questo filo, sebbene sia stato arrotolato su questa bobina chissà per quanti mesi, rimane estremamente fluido e morbido nonostante sia di un libraggio enorme, 80 libbre. A differenza di un fluorocarbon che, come in questo caso, appena lo andiamo a sciogliere, ha subito la memoria del contenitore sul quale era raccolto. Inoltre, il trecciato ha una resistenza molto maggiore del nylon a quelli che sono gli agenti esterni, ossia alla salsedine e alla luce. Questo fa sì che il trecciato, soprattutto di buona qualità, lo possiamo utilizzare anche per un paio di anni, se non di più, se lo trattiamo bene. Mentre un nylon, se lo utilizziamo a spinning, dopo una stagione di pesca, ma anche meno, dovremo comunque cambiarlo. Ma il fattore più importante che ci fa scegliere un trecciato invece che un nylon è la possibilità, con un diametro molto sottile, di un elevatissimo carico di rottura. Prendiamo questi due fili, questo è un 80 libbre, quindi circa 40 kg, questo è un 40 libbre reali, quindi circa 20 kg, quindi questo filo regge il doppio di questo. Ci credete se vi dico che questo filo è spesso la metà di questo qui? È come se questo trecciato fosse spesso un quarto di questo filo. E questa caratteristica fa sì che noi possiamo avere un filo estremamente resistente ma estremamente sottile, ed è fondamentale quando abbiamo necessità di lanciare lontano o di lanciare in continuazione, come nello spinning, o quando vogliamo pescare in verticale anche a profondità elevate, quindi nel bolentino, nelle trane di profondità, nel vertical jigging, e abbiamo bisogno di un filo sottile che non venga trascinato dalla corrente così come un filo di nylon. Tuttavia anche il filo trecciato ha degli inconvenienti. Innanzitutto costa molto di più di un filo di nylon. Inoltre il fatto che non abbiano elasticità in alcuni tipi di pesca non ci aiuta per nulla. In effetti un filo elastico, sebbene non ci dia un contatto diretto con la preda, ci consente molti più errori, perché ovviamente oltre alla canna anche il filo stesso andrà ad ammortizzare le testate del pesce. Inoltre non è trasparente e quindi siamo costretti sicuramente ad utilizzare un terminale, che sia in fluorocarbon o che sia in nylon stesso. Ma il terminale lo dobbiamo utilizzare soprattutto per la più grande difetto del trecciato, la resistenza praticamente nulla all'abrasione. Ma questo ve lo farò vedere tra poco quando parleremo di 4-8 capi in un piccolo test di resistenza. Ma andiamo ora a vedere quello che troviamo su una bobina di trecciato e soprattutto il significato. Innanzitutto vediamo subito la differenza tra 8 e 4 capi, c'è scritto subito, quindi capiamo se un filo è costituito appunto da 4 o da 8 capi. Dopodiché troviamo la sigla PE. Il PE non è altro che un'unità di misura del diametro che viene utilizzata in Giappone. Esiste una tabella di conversione che trovate qui, dove appunto ad ogni misura di PE corrisponde un determinato diametro. Questo che è un PE 5 corrisponde a 0,38 mm, questo che è un PE 0,8 corrisponde a 0,153 mm. Niente di più semplice. Dopodiché abbiamo la misura espressa o in millimetri in inches, quindi per i vari mercati nel quale viene venduto il filo. Ma poi troviamo subito la misura più importante di tutti, ossia il carico di rottura. Ed è questa che dobbiamo utilizzare quando acquistiamo un trecciato. I trecciati non si acquistano in base alla misura in millimetri del filo, ma in base al carico di rottura.
Per quale motivo? Beh, innanzitutto a seconda di quanto andiamo a pagare il tracciato, quindi di quanto è buono un tracciato rispetto a un altro, la misura in millimetri cambierà a seconda del carico di rottura. Un 30 libbre che costa 80 euro sarà molto più sottile di un 30 libbre che ne costa 10. Inoltre, con il miglioramento della tecnologia, il diametro dei tracciati andrà sempre a diminuire, quindi un tracciato di 10 anni fa era molto più spesso a parità di carico di rottura di quello di oggi. Ma soprattutto le case che producono i tracciati tendono un pochino ad imbrogliare sulla misura in millimetri, quindi possiamo trovare delle indicazioni che non corrispondono assolutamente alla realtà, soprattutto perché poi misurare un tracciato che ha la tendenza a schiacciarsi è molto difficile ed è molto difficile valutare il reale spessore, quindi dobbiamo scegliere il tracciato in base al libraggio, anche perché utilizziamo delle attrezzature, quindi una canna da pesca, un mulinello, che hanno la capacità di resistere a un determinato libraggio, a un determinato carico di rottura. Non possiamo utilizzare un filo sottodimensionato né un filo estremamente sovradimensionato. Quindi si parla di libbre. Vi ricordo che una libbra corrisponde a circa mezzo chilo. Un'altra caratteristica dei tracciati è il colore. Tracciati che sono verdi, arancioni, blu, gialli, neri. Beh, sostanzialmente il colore aiuta solamente a rendere il filo più visibile, considerando il fatto che comunque andremo a mettere un terminale, quindi possiamo anche prendere un colore estremamente acceso e non avere alcun tipo di problema per quanto riguarda la visibilità da parte del pesce. È più semplice da parte nostra. Ci sono i tracciati dedicati al jigging o al volantino che hanno dei colori diversi a seconda della metratura, quindi siamo subito in grado di capire quanto filo stiamo svolgendo, ma questo è un fattore estremamente personale. Ma ora vediamo le caratteristiche più importanti. Qual è la differenza fra un 4 capi e un 8 capi? Beh, possiamo subito capire che un 4 capi è costituito da 4 elementi uniti tra loro, mentre un 8 capi da 8 elementi. Questo fa sì che ci siano delle caratteristiche differenti tra l'uno e l'altro. Beh, innanzitutto un 4 capi è un filo che è molto più semplice da realizzare, generalmente è anche più economico. Però, di contro, è un filo più ruvido, è un filo che è più rigido, ma soprattutto a parità di carico di rottura ha un diametro leggermente maggiore. Questo fa sì che abbia una lanciabilità minore rispetto all'8 capi. Tuttavia, oltre a costare di meno, è anche più resistente all'abrasione. Ma allora, come scegliamo tra un 4 capi e un 8 capi? Tutto sembrerebbe dire che l'8 capi è un filo migliore, ma non è così. In effetti, soprattutto nelle misure più piccoline, un 8 capi, che è un filo molto morbido, è anche un filo molto difficile da gestire. In effetti è un filo che se non abbiamo il mulinello giusto ci farà fare delle grandi parrucche, tenderà ad intrecciarsi sull'apicale della canna in condizioni di forte vento, ma soprattutto tenderà a fare quel fastidiosissimo effetto elica, ossia il tracciato tenderà a schiacciarsi. Questa non è una cosa fatta apposta e voluta dalle aziende, ma è un difetto di alcuni tracciati. E sebbene siano anche tracciati ottimi, tenderà a fare un effetto elica che farà sì che in realtà non stiamo lanciando un tracciato sottilissimo, ma un tracciato molto più spesso, ma soprattutto molto fastidioso, vedete? È proprio arrotolato su se stesso. Questa cosa è molto difficile che venga fatta da un 4 capi. Quindi il mio consiglio generalmente è questo. Se state prendendo un filo di dimensioni piccoline, quindi entro le 25 libbre, io vi consiglio un 4 capi, che è un filo, è vero, più rigido, ma che comunque vi consentirà di fare sicuramente meno errori e vi permetterà anche di pescare meglio, oltre a essere più resistente all'abrasione. Se invece andate a misure un pochino più grandi, beh, un 8 capi è essenziale, perché allora la differenza di fluidità, di diametro e tutto quanto sarà tangibile. E come vedete, questo 80 libbre è comunque un filo che ha tutte le caratteristiche positive dell'8 capi e le caratteristiche positive del 4. In effetti è anche un pochino più rigido e quindi è più semplice da gestire. Oltre al 4 e agli 8 capi, ovviamente la tecnologia che va avanti sta creando anche dei nuovi fili, come questo qui, ma ve ne parlerò in un altro video. E ora facciamo un piccolo test di resistenza. Vi ho infatti appena detto che il trecciato, se ho 4 capi o 8 capi, ha una resistenza differente all'abrasione e all'inizio vi ho anche detto che il trecciato rispetto a un filo di nylon è molto meno resistente all'abrasione stessa. E qui ho appunto due trecciati e un fluorocarbon che hanno più o meno tutti quanti la stessa resistenza, quindi lo stesso carico di rottura, però sono 4 capi, 8 capi e fluorocarbon e vediamo come reagiscono allo strofinio, quindi all'abrasione su una roccia. Il primo a essere interessato sarà il 4 capi, eccolo qui. Come vedete riesco a fare un'unica passata e si va subito a tagliare.
Ora proviamo con l'8 capi. L'8 capi neanche parte, appena tocca la roccia subito si rompe. E partiamo col fluorocarbon. Come vedrete il fluorocarbon sarà molto più resistente. Ho dovuto fare 3 o più passate per poter rompere il fluorocarbon. Cosa ci fa capire questo esperimento? Beh, ci fa capire innanzitutto che un 4 capi è più resistente di un 8 capi e sono entrambi fili di ottima qualità, ma soprattutto che è fondamentale utilizzare un terminale alla fine della nostra lenza, proprio perché basta toccare un piccolo scoglio, basta toccare la pinna di un pesce e il trecciato si romperà in un decimo di secondo. Come fare la manutenzione al trecciato? In realtà il trecciato non ha bisogno di grandissima manutenzione. Se peschiamo in acqua salata, l'unica cosa che dobbiamo fare, soprattutto se il mulinello ha preso una quantità d'acqua enorme, io sul momento ho una bottiglietta d'acqua dolce, prima di andare in macchina o di tornare a casa, gli do una passata generale. Se poi vogliamo essere particolarmente diligenti, possiamo, una volta tornati a casa, smontare la bobina e dargli una passata anche qui d'acqua, senza esagerare per evitare poi di rovinare il mulinello o i dischi della frizione. La cosa più semplice da fare è passare un panno umido sul mulinello e sul filo stesso, anche perché vi ricordo che i trecciati, soprattutto almeno quelli buoni, hanno comunque una ceratura esterna che fa sì che tutti gli agenti, il sale e gli altri fattori non vadano ad intaccarlo in maniera eccessiva. È ovvio che più tempo passa e più stiamo utilizzando il trecciato e più il trecciato tenderà poi ad assorbire l'acqua e quindi a rovinare. Per quanto riguarda invece i prodotti che possiamo utilizzare, esistono prodotti come questo qui che vanno passati ogni tanto sul trecciato per mantenerne le caratteristiche e poi in alcuni utilizzano i famosi silicone spray. Attenzione quando utilizziamo certi prodotti che possono essere aggressivi. Ci danno l'impressione che stiano funzionando, ma in realtà non vanno altro che a creare un velo oleoso che è vero che mantiene il colore del trecciato, che comunque è normale che col tempo tenderà a sbiadirsi e a perdersi, ma è anche vero che possono intaccare il trecciato perché sono comunque dei componenti aggressivi. E ora parliamo della scelta del trecciato. Il trecciato, come vi ho già detto, va scelto in base al carico di rottura. Quando peschiamo all'ice spinning utilizziamo un trecciato abbastanza sottile, intorno alle 7 libbre, mai oltre le 10. Quando peschiamo ad edging rimaniamo intorno alle 10-12 libbre, mai superare le 15 perché sarebbe inutile. A spigolo invece 15 secondo me è la misura esatta. In effetti a me piace pescare con un trecciato di 15 libbre, 20 libbre invece è la misura giusta se pescate con un'unica canna, un'unica attrezzatura. A quel punto un trecciato da 20 libbre è quello che vi consente di pescare sia le spigole che i serra. Per i serra anche qui possiamo salire un pochino oltre e secondo me la misura massima è intorno alle 25, massimo 30 libbre. Ovviamente poi per tanti altri tipi di pesca, di pesce, andiamo a salire di misura, fino ad arrivare a tracciati estremi. Ad esempio questo l'ho preso per pescare i tonni a spinning sulle mangianze ed è un 80 libbre. È un filo enorme se lo vogliamo paragonare ad altri, ma era necessario per il tipo di pesca che voglio fare io e per il tipo di attrezzatura che ho. Mi raccomando, non scegliete mai un filo che sia estremamente sovradimensionato alla vostra attrezzatura, perché non sarete in grado di sfruttarne le capacità e poi soprattutto perché l'attrezzatura non sarebbe in grado di gestire il carico di rottura che è in grado di gestire il trecciato. Come vedete qui ci sono tantissimi fili, che sono quelli che poi io ho utilizzato negli ultimi anni, poi mi conservo sempre le scatoline, infatti come vedete alcune sono vuote. Il primo consiglio che vi do è quello di spendere un pochino di più per trovarvi un prodotto di qualità. Un buon trecciato vi farà una differenza enorme rispetto a un trecciato di scarsa qualità che tenderà a rompersi, a fare le parrucche, a non imbobinarsi correttamente. Quindi spendete qualche soldino in più, piuttosto prendete meno metri, ma avete comunque un trecciato di qualità. Tra le marche che a me piacciono molto c'è il Siglon della Sunline, sia l'8 capi che il 4 capi mi ci sono sempre trovato bene. Un pochino più economico, che ha la tendenza un po' a schiacciarsi, ma che comunque per chi comincia può andare bene, è lo Spiderwire, è un ottimo filo. Quello con cui mi sono trovato davvero molto bene è il Dual X-Wire, sebbene sia molto difficile da trovare, questo lo utilizzo a spigole, costa un po' più degli altri, ma io sono 2 anni e mezzo che lo uso, non ho mai avuto problemi. Ci sono poi trecciati estremamente costosi, come ad esempio il Varivas, che io non ho mai provato nella mia vita, perché comunque è una spesa davvero elevata, però ovviamente chi ha la possibilità, perché non comprare un filo che ha determinate caratteristiche?
Comunque, se seguite più o meno queste indicazioni, non vi troverete assolutamente male. Detto questo, vi saluto, spero di esservi stato utile. Se avete domande, scrivetele comunque nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!